Benvenuti in un nuovo video. Nel video precedente abbiamo visto come installare passo passo VLED su un ESP32 per comandare delle matrici anche con testo scorrevole. In questo video vedremo come è possibile installare la versione Audio Reactive, reattiva al suono, più l'implementazione di alcuni componenti hardware come dei pulsanti fisici e un potenziometro per regolare la luminosità. Infatti, grazie a questo potenziometro e con le giuste impostazioni sul software possiamo andare a regolare la luminosità dal minimo fino al massimo. In più, con il pulsante possiamo impostare dei preset. Con un clic solo abbiamo questo effetto reattivo al suono, con due clic abbiamo questo effetto, con un clic prolungato abbiamo quest'altro effetto sempre reattivo al suono. Ovviamente vedremo anche la connessione con il microfono digitale INMP 441. Buona visione! Eccoci qui nel sito principale di VLED. Per l'installazione dovremo andare su Basic, Installation, Install VLED Binary e VLED Installer Site. Non mi dilungherò sull'installazione di VLED sull'ESP32 perché l'abbiamo trattato in maniera approfondita nello scorso video, quindi vi lascio qui il link in alto nel caso dobbiate installare da zero, non l'avete mai fatto, VLED su ESP32. L'unica differenza è che lo andremo ad installare con la versione Audio Reactive, quindi cliccheremo su Audio Reactive e facciamo install, ovviamente dopo aver connesso l'ESP32 al computer. Comunque, una volta finita l'installazione ci ritroveremo su questa schermata, la schermata principale di VLED, e dovremo andare a configurare, come abbiamo già visto nell'altro video, la matrice, quindi il tipo di matrice, la corrente massima, in questo caso ho impostato 4000 mAh, la lunghezza in LED della matrice, il GPO di uscita dell'ESP32 che abbiamo scelto di utilizzare. Cosa importantissima è andare a configurare il WiFi setup. Io configuro sempre sia l'AP, l'access point, in questa maniera avremo la possibilità di collegarci all'ESP32 anche se non abbiamo la WiFi disponibile, perché sarà l'ESP32 a creare un access point e noi potremo collegarci con lo smartphone a questo punto di accesso e qui andremo ad impostare la password per l'accesso. Altra cosa importante è andare a configurare il DNS. Io ho scritto VLED matrice.local in modo da poterci collegare all'ESP32 senza ricordarci l'IP. Fatte queste cose possiamo fare save e connect e andare subito a provare il DNS. Quindi abbiamo detto che il DNS è questo. Quindi chiudo tutto, vledmatrice.local, e dovremmo connetterci all'interfaccia. Ed infatti eccola qua. Fatta la configurazione che comunque abbiamo trattato bene nell'altro video, l'unica differenza è che adesso andremo a configurare l'audio reactive, quindi user modes, e andremo ad abilitare questa casellina enable. Qui lasciamo l'impostazione generic I2S per quanto riguarda il microfono INMP 441. È importantissimo quando andiamo a modificare l'impostazione enable del microfono oppure quella dei pin, è necessario riavviare VLED completamente, bisogna scollegare l'alimentazione. Quindi, partendo dallo schema come abbiamo visto nel video precedente, andiamo ad aggiungere il microfono INMP 441.
Ok, accendiamo adesso VLED, impostiamo un effetto sonoro tipo questo ed eccolo qua. VLED Sound Reactive. Ora passiamo a configurare dei pulsanti. Se andiamo a vedere nella sezione macros di VLED ci viene spiegato che i pulsanti normalmente aperti vanno connessi al nostro microcontrollore attraverso una resistenza di pull up da 10k. A ogni pulsante configurato possiamo associargli diverse azioni. Clic veloce corrisponderà a un preset, un clic lungo a un altro preset, un doppio clic a un terzo preset. Adesso infatti andremo a collegare un pulsante e andremo a configurare 3 preset. Ok, torniamo su VLED e andiamo a configurare un pulsante. Andiamo su Config, LED Preference e come vedete io ho già configurato il 32 e il 33. Il 32 lo vediamo dopo perché lo associeremo a un potenziometro. Adesso vediamo il 33 che lo associamo a un push button. Dopodiché possiamo salvare. Poi andiamo in Time e Macros e andiamo a configurare il button 1, perché lo 0 ce lo lasciamo per il potenziometro, button 1 con il preset 1, button 2 pressione lunga, preset 2, doppio clic, preset 3. Come vedete io ho associato al preset 1 la data e l'ora, al 2 iscriviti e al 3 l'effetto matrix. Adesso vediamo di aggiungere il pulsante, quindi partendo dallo schema precedente andiamo ad aggiungere il pulsante sul pin 33. Ecco, ho collegato il pulsante secondo lo schema elettrico e adesso andando ad accendere l'alimentatore ecco che partirà il mio effetto predefinito, ma utilizzando il pulsante, quindi senza accedere all'interfaccia grafica. Primo clic avremo la data, clic prolungato avremo la scritta scorrevole e con un doppio clic avremo l'effetto matrix come impostato nell'interfaccia di VLED. Allora, ritornando sempre nella sezione macros di VLED, se scendiamo più in basso ci spiega cosa sono gli analog button, ovvero i potenziometri. Ai potenziometri possono essere associate queste impostazioni. Con il valore 250 sulla terza colonna, lasciando a 0 e 0 le prime due, possiamo avere il global brightness, cioè la luminosità globale, la velocità dell'effetto, l'intensità dell'effetto, la palette di colori, i colori primari e l'opacità dei segmenti. A noi interessa in questo caso questo global brightness, quindi torniamo alle impostazioni di VLED, andiamo in config, LED preference e andiamo a configurare il nostro famoso pulsante 32 analog. Come vedete possiamo impostare fino a 4 pulsanti. Dopodiché salviamo, andiamo su Time and Macros, quindi al button 0 per utilizzare un potenziometro dobbiamo lasciare le prime due colonne a 0 e poi utilizzare il valore 250 per la luminosità globale. Salviamo
e andiamo a creare fisicamente la connessione. Partiamo dall'ultimo schema, quella con il microfono e pulsante, e gli aggiungiamo il potenziometro. Ok, ho connesso anche il potenziometro come da schema elettrico. Accendiamo. E ora abbiamo la possibilità di impostare la luminosità senza accedere all'interfaccia. Dal minimo fino al massimo. Siamo arrivati alla fine, vediamo una carrellata di alcuni effetti reattivi al suono. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia utile. Se vi va lasciatevi un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. And I don't feel no shame, it's a mood you lack.